Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di una vecchia conoscenza e del suo primo full length, che nasconde all'interno del suo post-rock metal l'oscura bellezza del mondo. Per noi di Heavy Metal Heaven, gli Ititan non sono un nome nuovo. A inizio 2021 avevamo recensito sulla vecchia webzine il loro 2020, EP d'esordio di una sola traccia, uscito l'anno precedente e lungo esattamente 20 minuti e 20 secondi. Al di là della numerologia e della relativa immaturità del gruppo, in ogni caso, lo avevamo apprezzato parecchio. Per questo oggi riaccogliamo con piacere questo trio di Genova, col suo primo full length Shaping the Chaos. Uscito lo scorso 7 marzo, mostra un lato diverso degli Ititan rispetto al passato. La base rimane un post-rock del tutto strumentale, ma rispetto all'EP sono quasi spariti gli influssi stoner e hard rock. In compenso, si è approfondita di più la componente post-metal a livello musicale. Forse entrambi i cambiamenti sono la conseguenza naturale di uno spostamento nell'atmosfera. Se quelle di 2020 erano psichedeliche, aperte, mai oscure neppure nei momenti più pesanti, Shaping the Chaos è un disco molto più cupo. Non gli manca una natura onirica, ancora psichedelica, ma stavolta il trip è molto più bello. Niente di estremo, sia chiaro, ma i genovesi ci conducono in un mondo ombroso. Il merito di ciò è di tanti dettagli diversi, come per esempio la registrazione, in ottimo equilibrio tra una natura ancora espansa, grezza, e una però più precisa a livello di riff, metal e non. Anche gli influssi che gli Ititan hanno immesso nella propria musica fanno la differenza. A tratti ci sono momenti che rimandano al doom o addirittura al black metal, ma quella principale è il progresso. Consente al gruppo ligure di dare più profondità e più sfumature alle proprie atmosfere, che anche per questo non risultano mai solo cupe, ma variano da un'oscurità quasi opprimente a una calda malinconia. Non è solo una questione stilistica però. Le belle sensazioni sono merito anche delle tante idee musicali valide degli Ititan. Rispetto all'immaturità dell'EP si sente che sono molto cresciuti. Ora riescono a rendere la loro musica più incisiva, sia a livello di atmosfere sia a livello di elementi melodici. Seppur Shaping the Chaos non sia per nulla immediato e necessiti di tantissimi ascolti per entrare al suo interno, quando ci si riesce si trovano decine di spunti, musicali come emotivi, molto belli. Da citare è anche il concept. Nonostante l'assenza di testi, ogni canzone cerca di evocare sensazioni legate a fenomeni naturali eccezionali o luoghi peculiari del pianeta Terra. Qualcosa che al gruppo riesce bene. La migliore dimostrazione di ciò sono i due picchi del disco, Darvaza e Brinicle. Nonostante prenda il nome da un cratere in Turkmenistan detto Porta dell'Inferno, che brucia ininterrottamente per il gas naturale al suo interno dal 1971, la prima non è apocalittica. Seppur il metal domini a lungo con momenti belli cupi, potenti e contorti dagli influssi propri, c'è spazio anche per aperture malinconiche, dominate dalle melodie della chitarra di Luca Nasciuti, in un contrasto molto efficace. La seconda invece oscura sin dal principio e pur passando da tratti nostalgici e post-rock diventa con tempo il pezzo più pesante del disco. L'emotività all'inizio rimane forte, ma poi la musica si incupisce. Le ritmiche potenti e la doppia cassa di Enrico Meloni a tratti dominano, mentre altre frazioni sono più leggere ma sempre piuttosto plumbe. E fredde, come il fenomeno che dà il nome alla canzone La stalattite di ghiaccio, che si allunga verso il fondale marino per poi congelarlo insieme a ogni forma di vita lì presente. Tuttavia, Shaping the Chaos ha molto altro da dare, come per esempio Lahar. Inizia tranquillamente molto post-rock, persino placida a livello di atmosfera, ma poi si fa sempre più cupa e pesante, minacciosa come i veri Lahar, colate di fango bollente causate da vulcani. Natron, come il sale usato dagli antichi egizi nella mummificazione, invece è molto più variegata nei suoi oltre 10 minuti. Tra le percussioni dell'ospite Olmo Manzano, all'inizio, tante belle melodie tra cui quelle del violino dell'altro ospite, Roberto Izzo, e un finale cupo ma progressivo, e un gran bel sentire. Menzione d'onore anche per Chicxulub, località messicana che dà il nome all'omonimo cratere, creato dall'asteroide che ha portato i dinosauri all'estinzione. Più un intro che un vero brano, è però molto piacevole e mette già bene in chiaro le atmosfere del disco con la sua breve evoluzione, dominata dal basso di Frick Peck.
A questo punto c'è da dire che Shaping the Chaos non è perfetto, questo no. Ogni tanto tende a diventare un filo ridondante e prolisso, e l'idea è che tagliando qualcosa i genovesi potessero fare ancora meglio, ma è un difetto da poco. Per il resto parliamo di un disco molto sostanzioso e pieno di idee vincenti, adatto sia per creare l'atmosfera, con un ascolto distratto, sia per essere fruito con attenzione. Ovvio, come già detto, non è per tutti i palati. Chi preferisce musica più immediata probabilmente lo troverà indigesto. Ma se sei disposto a concedergli il giusto numero di riproduzione e ami post-rock e post-metal, allora gli Ithica ti sono consigliati con assoluto calore. Voto di Heavy Metal Heaven 87 su 100. Per oggi è tutto. Ti abbiamo attirato verso questo oscuro viaggio musicale? Dicelo nei commenti oltre a mettere like e a condividere. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nemmeno uno dei video che pubblichiamo ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre trovi i link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!